Questo per tutto il burro che consumate in tutti i ristoranti del mondo. È una penitenza. La legge del contrappasso. Buongiorno amici, ore 8:15 del mattino. Oggi vi portiamo in alpeggio E a fare un sacco di altre cose. Siamo giunti da Ferdi, ragazzi. Posto davvero molto bello. Se non fosse che fa un freschino. Mi sono presentato in maglietta a maniche corte, ma forse non è l'abbigliamento più adatto. Sento una voce. Eccolo! Siete pronti o no? Sapete che c'è da camminare? Ti giuro che abbiamo due cosine, nel Che ho senso... scaricato su Franci perché io devo portare l'attrezzatura. E siccome stamattina non ho fatto colazione e qui vedo un bel allestimento, perché no? Partirei con un pane burro. Che bella partenza. Non siamo già partiti, ma io sono già partito. È stato il sogno di mio padre, no? Quello di tornare a casa sua. Questa è tutta la parte bassa dove Ferdi nel periodo invernale dorme là. Mentre il nostro obiettivo è arrivare quasi in cima alla Val d'Inferno. Ragazzi, siamo arrivati. Ciao cucciolina! Questo è il vero cane pastore. La mia cucciolina, ciao. Isa e Paloma. Achillea e Orobie. La casa è sotto un sasso. Una volta i vecchi costruivano le baite dove non c'erano le valanghe. Dunque tutte le vecchie stazioni sono sicure. Operazione numero 1, si va a pescare. Procurarsi il pranzo. E questo sarà il nostro luogo di pesca, cioè a 50 metri da dove eravamo prima. Orobie, dobbiamo pescare. Qua ci sono i salmerini, sono due laghetti con l'acqua chiaramente di torrente fredda e poi mangiano solamente ciò che casca all'interno. Sono due riserve personali per noi. No, va bene. Cioè, non ho fatto in tempo a inquadrarlo, ma Nicolò ha pescato tipo in 7 secondi,5. Importante poi il tema del rispetto dell'animale, dunque valorizzarlo tutto, di mangiarne pochi, dunque questo è quello che faremo un po' oggi. Vai Sanpei. Devo battere il record di Nicolò, praticamente pescare schioccando le dita è il pesce che mi salta in mano. Tra l'altro non ho aggiunto che ha pescato senza esca. Allora, complimenti per l'ottimo acquisto. L'obiettivo di oggi è prendere 4 pesci, 2 li ha già presi Nicolò. Non andiamo via di qua finché il terzo e il quarto non li peschiamo io e te. Super! Ce l'ho ragazzi! Ah no? Cioè praticamente le ha pescate tutte Nicolò. Sono molto orgoglione, questi sono i pesci che ha pescato che abbiamo pescato noi. Adesso carichiamo tutto, anzi stanno caricando loro e si sale in alpeggio. Con il cibo che hai procurato. Se oggi mangeremo è anche merito mio. E si parte. Cavalli li abbiamo, cani li abbiamo. In realtà sia Lisa che Paloma conoscono la strada e sono in grado di andare e tornare da sole. Cavalli col pilota automatico. Un fiore bellissimo, no? Verrebbe voglia quasi di raccoglierlo, ma questo non si può manco toccare perché è velenoso. E anche se voi lo toccate, schiacciate, poi mettete le dita in bocca e rischiate di morire. È l'acconito. Questo buon Enrico, lo guardate qua, è Farouk. Lo vedete com'è tenero e verde? Questo adesso lo raccogliamo perché stasera ce lo cuciniamo. Torneremo da questa 2 giorni che ne sapremo a pacchi anche di piante, ragazzi. State attenti voi ristoranti gastronomici che ci spacciate il sedano che poi ve lo sappiamo riconoscere. Esatto. Io non oso chiedere a Nicolò tutte le cagate che abbiamo detto nei video dei ristoranti stellati perché lo so che potrebbe iniziare oggi e finire domani e quindi questa domanda non gliela faccio. Ci sei Franci? Ci sono. Ragazzi non sembra ma è bello ripido. Ferdi e Nicolò chiacchierano senza problemi. Io faccio fatica a dire 2 parole a voi. Comunque vedete ragazzi quanto è stretto il passaggio. Ecco pensate che dietro di me ci sono i cavalli carichi di roba e che a differenza mia non si lamentano. Momento foraging. Piano voi due, piano. Ci siete sopra? Io spero di prenderlo bene, se no verrò cazziata. È un'erba, assomiglia un po' agli spinaci. E si chiama? Farouk. E in tutto ciò siamo in questo posto che non ha senso. Non so se vedete quei puntini lassù. Sì, sono vacche, leggermente in pendenza. Il frigo qua su ce l'abbiamo. Se ti senti osservato diccelo. Mi piace che c'è Nicolò che filma suo padre, che ce l'ha a disposizione tutti i giorni. Ma così lo condivide.
Allora, ovviamente non so che cos'è, per cui è inutile che mi guardate tutti. Sa tipo di... Rapanello? Vagamente. Che cos'è? Carlina. Mai sentita? Cioè, sapevo di essere un ignorante, ma oggi mi sento particolarmente ignorante. Il problema sarà ricordarsele tutte quando torniamo a casa. E impararne una, Ok. o due, perché quello è fondamentale, quello per la sopravvivenza è importante. Questi cavalli sono super docili. Certo, se una l'hai chiamata Paloma, l'altra dovevi chiamarla Cucurucucù però. Ferdi si è sentito confident e ha lasciato Paloma nelle mani di Francesca. Anzi, credo che quella sia Lisa. Ora, sarà che io praticamente ho solo riferimenti nerd, ma questa scena mi fa molto compagnia dell'anello. Seguitemi! Conosco la strada. Tutto bene, Franci? Come non si è capito? Durissimo. Un attimo fa eravamo in quella casetta laggiù. Allora signori, siamo quasi arrivati. Mi hanno dato il compito, essendo io quello che di mestiere fa il videomaker, di arrivare fino a quel masso là, salirci su e inquadrare loro che arrivano. Ce la posso fare, conto su di me. Ferdi ha detto che da salire è facile. Allora, forse di qua no? Mi sa che hanno un attimo sopravvalutato le mie possibilità. Meglio salire su quello più piccolo. Ma direi che anche da qua la ripresa fa la sua porca figura. Per intenderci avrei dovuto salire lì, solo che non c'era nessun tipo di appiglio. La prima è fatta, siete arrivati. Siamo arrivati, questo è il campo base. Stasera ce la dormiamo lì, ce la mangiamo qui. Qui abbiamo la zona polenta. Mentre invece lì dietro... Frigo? In tutto questo, ragazzi, è successo quello che prima o poi sarebbe dovuto succedere. Ho schiantato il drone, o meglio, l'ho mandato giù per questa valle, tutto fichissimo, ho fatto i miei filmati, dopodiché gli ho detto ok, torna indietro, e lui non credo. Eravamo controvento e quindi praticamente l'ho fatto atterrare qua sotto in valle nel ruscello, ma dopo con l'ottimo Ferdi cerchiamo di recuperarlo. Polenta tattica. Vai Franci, guadagnatela sta polenta. E mentre Franci spolenta, come potete vedere non molto distante da noi, ci sono le vacche che pascolano su un terreno piuttosto ripido, oserei dire. Quindi te lo taglio fine fine? Yes. Io pensavo di non lavorare e invece fanno lavorare anche me. Ragazzi, benvenuti in questa nuova videoricetta. Io sto togliendo il fiorito, Ah, questo qua è il fiorette. il pre-ricotta. Stasera ci facciamo un dolce. Gianni, che cos'è il fioretto? Il fioret non è altro che la brossa, qui, il primo affioramento della ricotta. Ho tritato, non mi ricordo neanche cosa ho tritato, per dirvi come sono... Il levistico. Nicolò, confermi? Non lo so, non c'ero. Nicolò non conferma. E andiamo a condire questo fantastico burro. Ah, che bello poi, ragazzi, quando il burro ha questa consistenza morbida, spalmabile. Ciao omega 3. Bravo. Pochi grassi, c'ha l'acido linoleico e ti fa bene, non è come quello che mangi di solito. Ferdi mi ha ciulato le parole di bocca perché giuro, lo stavo per dire. Il burro dal peggio è pieno di omega 3 ed è come mangiar pesce. Una volta fatto il burro conviene spalmarlo. Per dovere di cronaca, io avevo fatto le quenelle, poi si sono sciolte. Siamo in montagna, dunque nebbiolo delle Alpi. La cosa bella di sto vino è che sono vigne vecchie di 60 anni. È il vero nebbiolo delle Alpi unificato in anfora. Poi mi piace perché fresco e il acido. tannino spinge anche. Tutto rigorosamente a base di burro, come piace a noi. E qui abbiamo il servizio di piatti. Grandi e belli. Guarda, Come il gelato. un po' di polenta perché Tac. io lo metto girato, mi piace di più, vedi che è un po' brustolito. Però io ho bisogno di questo, perché se non metti questo perde tutto. Vediamo come te la cavi. Faccio come ha fatto Ferdi. Un po' di burro, mai mancare. Service. Tac. A me invece piace rubare Le croste. le croste della polenta. La crosta è il pezzo più buono. Buon appetito, era ora, cacchio. Che spettacolo, ragazzi. Una bomba. C'è un intruso. C'è un guardone. Chiudiamo con la ricotta, che qua si chiama mascherpa, con sciroppo di larice e di foglie di abete. Tisana di Achillea per digerire. L'elisoccorso sta cercando il tuo drone. Ah, è vero, forse sono venuti per il mio drone. Fine del pranzo, voi penserete pisolino, e no, e mo si lavora, ragazzi, bisogna guadagnarsi anche la cena. Franci è andata alla ricerca di mirtilli, mentre io sono con l'ottimo Nicolò e con Ferdi
a raccogliere legna. È mezz'ora che stiamo raccogliendo mirtilli, forse anche di più. Speriamo di non venire cazziati per questa scarsa produttività. Ok, le fascine le abbiamo recuperate. Prossimo step, mungitura. Mentre Nicolò e Ferdi portano su il legno, io mi stacco e mi perdo definitivamente in queste valli. C'ho l'ansia da prestazione. Cioè, ma Franci, io mi aspettavo di raccogliere il secchio pieno. Cos'è sta roba? In 1 ora. È lunga raccogliere i mirtilli, ragazzi? Allora, drone recuperato. Ovviamente non grazie a me, ma grazie a Ferdi, se no col cacchio che lo recuperavo. Ma l'importante è che l'abbiamo recuperato. Dai che ci sono delle mucche da mungere, stai facendo perdere tempo alle persone. Dai con quelle gambette. Il Ferdi l'ho lasciato vincere, se no che gusto c'è? Cioè, mi ha fatto un c***o così, ragazzi. Portandosi dietro anche il drone e la fotocamera che ho dovuto lasciare a lui perché sennò non sapevo dove appendermi. Lui andava su come uno stambecco. Avrebbe preso sulle spalle anche a me se avesse potuto. E adesso tutti a mungere. Franci, siamo venuti per quello, adesso non posso neanche provare a dire ma adesso facciamo un attimo il riposino. No, siamo venuti per mungere, mo si munge. Questa è l'autenticità su YouTube Italia. Ciao ragazze, siamo arrivati. Adesso vediamo una bella munta. Mungiamo a mano perché arriviamo in posti dove non c'è né la strada né la corrente. Dunque mungere a mano è l'unico modo per poter stare su questi pascoli. Le vacche si mungono 2 volte al giorno, circa a distanza di 12 ore. Le vacche qua mangiano solamente quello che trovano, dunque fanno un latte di pascolo straordinario, però ne fanno poco. Facciamo un piccolo massaggio. Lei sta mettendo il latte, si concentra, si rilassa. Questo è lo scagn dove ti siedi, trac, ginocchio contro la vacca, secchio in mezzo alle gambe che non tocchi mai terra, chiudo indice pollice e schiaccio, apro, chiudo e schiaccio. Questo è a braca, a mano aperta, questo è a nodella, così. Ferdi munge così, io mungo così. Immaginatevi che questi animali, facendo una vita così estrema, fanno magari anche solo 5 litri a pasto. Immaginati che magari una vacca dell'industria può farne anche quasi 35-40. Quando tu mungi hai la schiuma del latte è fondamentale. Rimane in superficie delle piccole particelle di sporco che poi comunque andiamo a filtrare. Di chiudere, eccola. Se tu non lo chiudi, torna su. Brava. E non le facciamo male? No, ma va. Lui è il toro Bruno, nel senso che si chiama Bruno. Bella Bruno! Cosa facciamo? Lo filtriamo, così tutte le impurità stanno all'esterno, nelle brente che sono i nostri zainetti, poi zainetto a spalla e lo portiamo giù. In questi 3 minuti in cui ero là tu hai munto tutta sta roba? Solo avambracci, non altro. E questo è quello che ha munto Facciamo Franci, va? Stata brava, Franci. Molto bene con destro. Se lo dice Ferdi, è super rilassante. Sembra una cosa semplice apparentemente a vedere loro che vanno velocissimi, non è per niente facile. Adesso con le schiene cariche di latte si torna indietro. Detto che la mia sarebbe vuota, ma non lo diciamo a nessuno. Il sole se n'è andato, scatta l'operazione tenda. Ormai siamo maestri di ocuto. Facciamo io ti filmo, tu la metti? Cioè io lavoro e tu guardi? Io lavoro dietro la camera. Voilà, col pergolato. Il solito gioco da ragazzi. Scatta la preparazione della zuppa di latte per questa sera. Allora, a Franci gli facciamo pelare le patate. Prima però ci facciamo la ricotta, i gambi di romici sbollentati e la coclearia che andrà a raccogliere te. Meno male che Ferdi non ha chiesto a me di raccogliere la coclearia perché sarei stato un po' in difficoltà. E per la serie l'avevamo piantata bene, stava volando via. Forse così non vola via. Secondo voi ce la fa? Cos'è che stai facendo qua? Una minestra povera, diciamo, riso, latte e patate. La minestra della nonna, ecco. Quenelle di ricotta con romice. Ragazzi, che ve lo dica a fare. Proseguiamo con la zuppa di latte. Mi verrebbe da dire che è proprio il comfort food dell'alpeggio questo. E questa è la mascherpa, ovvero la ricotta stagionata. Parrucche e mascherpa. Guarda che bello, ragazzi. Franci, il frutto del tuo lavoro. I mirtilli. Sì, beh, chiaro. Fioritte e mirtilli. Ok ragazzi, Blair Witch Projects. siamo stanchi, domani mattina dobbiamo alzarci alle 5 per mungere nuovamente. Niente, ci vediamo domani. Quella è la salma di Giano. Porca miseria se tira vento qua su e fa freddo. Buongiorno.
si va di nuovo a mungere. Il latte non cresce nei cartoni. Signori, buongiorno. Sono credo quasi le 6 del mattino. Stanotte faceva un freddo. Non si può certo dire che questa non sia un'esperienza real. Va che paesaggi nel frattempo che vi facciamo vedere. Se avessi il canale da solo e non con Franci, sarebbe un canale senza inquadrature della mattina. Meno male che c'è lei che si sveglia prima di me. Ovviamente le ragazze sono esattamente dove le avevamo lasciate ieri. Si sono messe tutte in fila a dormire. Ormai Ferdi ha insegnato a Franci tutti i segreti del mestiere. C'è anche il cappello di Ferdi, per cui altro che YouTube. Finalmente ti sei trovata una fatica seria. Cappello che tra l'altro riveste una sua utilità, perché quando la mucca ti prende a codate in faccia, almeno non ti sporchi. Quando si dice svaccata. Roby, un po' di lattino, Roby. La cosa bella delle mammelle è che sono calde la mattina quando fa freddo. Comando magico, vuoi vedere? Solpe! Funziona! Traduzione letterale sul piede. C'è un toro che dorme tutto il giorno, poi si sveglia, magari ne monta una e poi torna a dormire. Questa è la Bruno Alpino originale, una razza antica, è la razza antica dei nostri nonni, una razza in via di estinzione perché produceva poco latte, dunque per varie vicissitudini questi animali avevano una triplice attitudine, facevano latte, carne e poi faceva lavoro. Oggi la triplice attitudine è il pascolo. Sono animali che arrivare fino qua fanno fatica, però sono animali progettati per la montagna, stanno liberi tutto l'anno, nel senso tutta la bella stagione, vivono in branco, sono seguiti sotto tutti i punti di vista perché per noi l'animale, per far sì che faccia un latte straordinario, deve stare al meglio, dunque deve mangiare tanto, deve essere in salute. Tutti i nostri animali hanno le corna, per avere le corna devi avere degli spazi ampi. Roby, do ancora un po' di lattino. Le corna sono benessere animale, sono legate a grandi temi legati alla biodinamica, al benessere dell'animale per la regolazione delle loro gerarchie. Loro mangiano solamente quello che trovano. Sono animali che non consumano l'energia del mondo, bevono l'acqua del torrente e mangiano erba e pascoli dove non ci arriverebbe nessuno. La vacca dà latte solo se è tranquilla e rilassata. Se la vacca non è tranquilla e rilassata, o anche tu sei nervoso, la vacca tiene il latte. Se tu la vacca adesso gli dai una bastonata, o la maltratti, o la obblighi, la leghi, non te lo dà il latte. Puoi star qua anche a tirargliele le mammelle, non te lo dà il latte. Ah, che roba! Nicolò è un casaro atipico perché alterna i due lavori. Un po' munge le mucche, un po' fa le live su Instagram. Vai Nick, bella Milano, ma le orobie di più. le orobie. Vuoi che ti scrivano da dove ti stanno seguendo? Sono 200 persone. Ragazzi, buongiorno. Perché è così importante fare la legna? Perché con la legna si scalda il pentolone di rame con cui si fa il formaggio tutti i giorni e perché raccogliendo la legna e i rami secchi in realtà si fa pulizia del bosco e della valle. Non si porta sul bombolone di gas, non si sceglie la strada facile. Una colazione pazzesca con lo sfondo delle montagne. Poi c'è la criptonite di Giano. Ti stiamo salvaguardando un po' il burro perché lo sta finendo. Quella marmellata è fatta di sorbo degli uccellatori. Questo è uno dei motivi per cui siamo venuti fino a qua. Sì, ma tu stamattina non hai fatto niente. Ho ritirato la tenda. Non è vero, non inquadrare perché è ancora lì. No, un po' di miele, ragazzi. Ma giusto un po', Giusto un po'. Ragazzi, ma una colazione così dove la fate? Bene, quindi dopo aver fatto colazione e dopo aver visto pascolare di nuovo le vacche, inizialmente avremmo dovuto rientrare, ma poi ci hanno detto adesso facciamo il formai de mut, che fate? Non guardate come si fa? E quindi ve lo facciamo vedere. Questo è il formai de mut, quello vero, un formaggio a pasta semicotta, quindi una volta dato il caglio si aspetta circa una mezz'oretta. E non usate fermenti? No, qua si lavora latte crudo, le vacche sono alimentate solo d'erba, quindi questo è un formai de mut veramente che ha le caratteristiche del formaggio di una volta, quello di 300 anni fa, no? Però è chiaro che
a lavorare al latte crudo non è così semplice. Lo tagliamo fine, quanto più o meno un chicco di riso, e poi lo cuociamo per un'oretta. Qui in alpeggio la vita viene scadenziata dai vari compiti. Si fa la legna, che è importante per fare il fuoco. Si fanno i recinti, perché ogni giorno le vacche pascolano in una zona diversa dalla montagna. È un lavoro lungo. Poi bisogna fare il formaggio, raccogliere il cibo, di modo da raccogliere le provviste. Bisogna mettere a posto, bisogna pulire, bisogna lavare. Bisogna farsi la tenda, bisogna smontare la tenda. No, questo tu perché sei un ospite. Loro, una volta che l'hanno fatta, la lasciano. Beh, prima o poi dovranno smontarla. Poi bisogna mungere le mucche, giustamente, 2 volte al giorno. E viverlo in prima persona ti fa rendere conto di quanto decidere di produrre in un determinato modo il formaggio e il latte costi tanta fatica. Uno dei segreti del formaggio è in quanto tempo scaldi il formaggio. A casa il gas, tu sai che metti sul 3, vai. Qua tu devi tagliare la legna e sapere che tipologia di legna usi, perché il faggio brucia in un modo, l'abete più resinoso brucia più velocemente e compagnia. Questa, che è una masna, ti permette di entrare e uscire dal fuoco. Quindi come fai a spostare 200 kg? I nostri vecchi avevano pensato a tutto di sta roba. Cioè tu guarda che è incastrato in un sasso. Perché rimane sotto cielo matto? Perché così i granellini che si sono asciugati durante la cottura hanno tempo di precipitare, compattarsi tutti e formare una bella palla che adesso andiamo a tirare su. E dopo la pressiamo sotto il sasso nella forma che si chiama fassera, facendola spurgare sempre di più. Bello! In questo ce lo picchiamo dentro. Nei sbrofadei? Sì. Cosa sono gli sbrofadei? Adesso voi farete burro, quindi resta il latticello che Sì. comunque ha ancora delle parti grasse, e faremo una zuppetta, diciamo, con quel liquido che va avanza, Sì. e un po' di farina di mais. Una zuppa di polenta, però fatta col grasso del burro. Non so se è chiaro, ragazzi, quanto è grosso questo fungo. Ora faccio lavorare le braccine e faccio il burro. Di notte la parte grassa del latte è affiorata e va formato la panna, l'abbiamo tolta, abbiamo tenuto un po' al fresco e adesso separiamo la parte grassa dalla parte liquida e formiamo il burro. Ti siedi qui, cominci a dare dei colpi decisi avanti e indietro. Ok. Come se vogassi. Non mollare! Questo per tutto il burro che è consumato in tutti i ristoranti del mondo. È una penitenza. La legge del contrappasso. E ancora indietro. Non è che sei indietro, sei indietrissimo. Faccio cagare? Li vedo già nei prossimi video. Buono questo burro, buono. Ma ho provato di Ma meglio. mio- Questo burro viene, raga, è un miracolo, Attenzione, bello. Che magia incredibile è che apri e vedi una roba solida gialla, così improvvisamente. Il tuo ruolo in tutto ciò? Io devo tenere ferma questa trave e, come notate, sto facendo una fatica almeno 3 volte quella che fa lei. Oh, bello, ma toglilo. Lo metti qua dentro e continui a pulirlo un po' fino a quando non diventa praticamente acqua pulita quella che esce più su. Vai. Neanche cambiare l'acqua. Minchia, l'acqua è a meno 10. Sì, si torna un po' bambini come quando giocavi con il pongo. Buono? Bellissimo. La fiammata alla fine. In realtà foto ci la musica che dice la tempo per la lisa. Cin, ragazzi. Salute. Un po' più fredda. Queste sono foglie di romice e all'interno abbiamo il matel, che sarebbe, suggerimento del gobbo, Quando noi tagliamo la cagliata, togliamo un po' di cagliata fresca, diciamo, lo lasciamo lì magari un paio d'ore, 3 ore, quindi abbiamo il cibo per nutrirci quel giorno stesso, una cagliata fresca in sostanza. super piacevole. Sul brofadei, quindi il latticello che è avanzato prima quando avete fatto il burro, ci abbiamo messo un po' di farina e poi il fungo, fuori menù però, avevamo il fungo e l'abbiamo messo. Lo stracchino perché lo facevamo? Noi alpeggiatori dovevamo pur mangiare qualcosa, quindi come vi dicevo prima col matel che lo mangiavano in modo immediato, però sempre lo stracchino lo facevano, quindi questo è stracchi de mut, questo è formai de mut 2023, perché quando abbiamo gli ospiti qua ci piace far assaggiare il formaggio di quest'anno. Invece qua così almeno poi ci siamo mangiamo il fratello maggiore che è il 2022, quindi è stessa lavorazione, però qua abbiamo un formaggio che ha un anno di differenza. Questi sono i formaggi che sono patrimonio dell'UNESCO. Innanzitutto è fondamentale che il formaggio si mangi con
con le mani, ti rimangono i profumi, dunque se tu lo metti in mano, lo tieni in mano, lo porti a temperatura, quando lo si spezza escono i profumi, sono proteine volatili, dunque si ossidano. La montagna ci regala sempre tre cose: eleganza e finezza, complessità e persistenza. È un formaggio che uscirà tra 3 anni, no? Però quando tu lo metti in bocca, entra in bocca in punta dei piedi, no? Cammina sulla lingua e pian pianino invece racconta questa complessità erbacea, aromatica, con un'acidità di profondità. Questa è la magia dell'alpeggio. Io sono completamente rapito dal trasporto con cui Nicolò racconta queste cose, perché si vede proprio che dal modo in cui le spiega sembra che sta parlando di suo figlio. Si torna a casa, Gianni. A montare i videi. E visto che si scende, ne approfittiamo anche per portare i formaggi a destinazione. Si chiude questa 2 giorni all'insegna dell'alpeggio e delle belle cose. Abbiamo scoperto, oltre a dei bei posti, a delle cose nuove che non sapevamo e ovviamente dell'ottimo cibo, abbiamo scoperto anche delle bellissime persone. Ferdi, ovviamente, padrone di casa, Nicolò, i ragazzi che ci hanno coccolato per questi 2 giorni. Ci hanno fatto anche lavorare. Sì, ci hanno fatto anche lavorare, almeno abbiamo imparato qualcosa. Inutile dire che vi straconsigliamo questa esperienza e vi lasciamo in descrizione tutti i riferimenti. Come potete vedere, Francia ha anche vinto un cavallo, ma se venite voi non so se vi danno un cavallo. Ci vediamo al prossimo video.